Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di febbraio. Ne abbiamo tre, sono un po' troppe. Per la seconda metà di febbraio 2024. Eccoci, la morte. Era meglio se tenevo quelle tre. Ragazzi, periodo di cambi probabilmente, periodo di rigenerazione, periodo di tagli anche per qualcuno. Quando c'è la morte si parla sempre di qualche cosa che si trasforma. Può essere che si lasciano indietro vecchie abitudini, vecchi modi di pensare, per qualcuno potrebbe anche essere una relazione o una questione legata ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del 2024, alle tarot pratiche del 2024 che sono dei pomeriggi per esercitarsi a interpretare bene i tarocchi all'interno di uno schema di lettura nel caso stiate imparando. E l'ultima cosa, vi ricordo che fino alla fine di febbraio, di novembre, c'è la lettura karmica in promozione. Bene, bilancia, andiamo a vedere. Ok, guardate di nuovo la morte. Poi abbiamo un cavaliere di coppe, un asso di bastoni e un 10 di coppe. Oh, ma che bello, ragazzi! Abbiamo un 5 di pentacoli, un fante di bastoni. Devo dire che per qualcuno questa morte c'è già stata, quindi o c'è stata una certa rottura, sì, o di una relazione, piuttosto che una... Per adesso ho la sensazione che sia un atteggiamento, però poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Qui non so se vi avevo detto le carte, abbiamo un 5 di denari, un fante di bastoni, un 9 di spade e un cavaliere di spade. Allora, io qui sento che se siete single, le letture dei single sono già uscite, sono già online, ma le potete integrare con questa lettura. Però ragazzi, con questo cavaliere di coppe potrebbe o entrare una persona nuova o qualcuno che state magari già frequentando. È come se venisse a farvi un'offerta, una proposta. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla morte, vediamo a che cosa fa riferimento questa morte, che cosa avete lasciato indietro nella prima metà di febbraio. Mhm. Cavaliere di spade ce l'avete sia all'inizio che alla fine. È come se qualcuno vedesse più chiaro adesso. Qui secondo me c'è stato un taglio con quelle che erano le illusioni del passato, le idee del passato, certe possibilità che prima magari prendevate in considerazione, è come se adesso non avessero più tutto quell'interesse, tutta quell'importanza che avete dato fino ad adesso. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, ragazzi. Questa mi è rimasta così. È una sacerdotessa. Allora abbiamo un 5 di bastoni e un 8 di coppe. È come se ci fosse questa persona che da un lato vi offre, dall'altro invece tira indietro, perché qui abbiamo sia un 8 di coppe al contrario che il cavaliere di spade. Al contrario. È come se facesse un'offerta, però quest'offerta, questa apertura di cuore, questa proposta non fosse del tutto lineare. Cioè, sì, mi piacerebbe, pensa quanto staremmo bene insieme, ma adesso non posso. È un po' come se fosse
Però ho come l'idea che è da un po' che vado avanti la cosa, per quello che qui c'è stata questa morte, per la serie no, basta, non ti credo più. E qui è come se ci fosse questa volontà di farsi avanti, ma potrei dire anche un po' timore o insicurezza per quello che riguarda quello che si propone. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. Allora abbiamo un re di spade e un 2 di spade. Voglio un'altra carta per questo re. 10 di bastoni, 10 di coppe, 10 di coppe ce l'avete già qui. È come se ci fosse una sorta di desiderio di questa persona o di questa relazione, ma dall'altro lato è come se o c'è una famiglia che impedisce, cioè nel senso che impedisce questa nuova relazione perché magari avete già un'altra famiglia in piedi, oppure il discorso della famiglia è che a voi magari non va di buttarvi in qualche cosa di più concreto. Ho questa sensazione perché qui arriva proprio un fante di coppe, un cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe è quella persona, è l'innamorato per eccellenza, quello che viene, fa la proposta dei sogni, no? Fondamentalmente. Quindi ho più la sensazione che siete voi a tirare indietro, del tipo, sì, sto bene con questa persona, mi piacerebbe iniziare una relazione con questa persona, ma non so se poi voglio qualche cosa di concreto, qualche cosa di completo, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Perché da un lato è come se, scusate, è come se si volesse, dall'altro no. 3 di coppe, 6 di pentacoli. Sì, ho come la sensazione, ragazzi, che sia molti, non è per tutti, però molti potrebbero essere già in una relazione e non vogliono tradire la persona che hanno di fianco. È come se ci fosse la volontà di fare le cose fatte bene. Anche se magari questa morte fa riferimento alla famiglia o alla relazione che avevate e siete già coscienti del fatto che sì, deve finire, che non è più per voi e entra questa persona, è come se qui aveste bisogno prima di fare le cose in regola, prima di chiudere definitivamente con il passato per buttarvi nel futuro. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 9 di spade e 5 di spade. Allora, devo dire che nella quarta settimana di febbraio, ragazzi, i pensieri vi attanaglieranno un pochettino la testa. Probabilmente perché non sapete bene come muovervi in questa situazione. Sento una paura a perdere quello che avete costruito, a perdere proprio a livello materiale quello che avete costruito. Ci sono paure, ci sono ansie, ci sono perplessità, c'è confusione, più che tutto non tanto sulla nuova relazione, ma su come gestire quella vecchia, come questa sensazione. Se per caso non avete una relazione vecchia, possono essere le dinamiche di comportamento che avete assunto nelle relazioni vecchie. Perché qui comunque il 5 di denari è una carta che parla di dipendenza, ragazzi. Può essere una dipendenza economica o una dipendenza caratteriale. Di qualcuno che non è autonomo, fondamentalmente. E qui sento un po' di staticità sia a livello economico che a livello mentale. A livello mentale avete il 5 di spade, che al contrario parla di una grossa confusione mentale. Vi sento proprio un po' persi nella quarta settimana di febbraio. Andiamo a vedere questo fante di bastoni. Mm. 4 di bastoni, 2 di coppe, matto, papa. Wow. E 3 di bastoni. Ragazzi, vi dirò, qui il punto è che è la testa che vi frega. Anche qui avete un 9 di spade, qui avete un'altra volta il 9 di spade.
Credo che qualcuno abbia una sorta di insicurezza, o sia talmente grande la paura che, insomma, smuove le sicurezze al pavimento, però vi dico che, allora, per qualcuno è una persona nuova, questo fante di bastoni, mm? Quindi potrebbero esserci due persone nuove, o appunto la persona è una di prima che avete già conosciuto e un'altra che potreste conoscere. Vi dico, 4 di bastoni, 2 di coppe, matto e papa. Sono carte di forte ufficializzazione, di un incontro romantico, di un incontro passionale, di un incontro che può effettivamente dare seguito a una relazione stabile, a una relazione ufficiale. Con il 4 di bastoni e la carta del Papa, ragazzi, c'è proprio l'ufficializzazione di qualcosa. Vi ricordo che sono due carte che parlano di matrimonio. Questa è una carta che parla di unione, unione degli opposti, è la relazione in equilibrio. Tanta genuinità, tanta voglia di espansione con questo fante di bastoni. Vi dico, sento come una sferzata di allegria con questo giovanotto o con questa fanciulla. Andiamo a vedere però il 9 di spade. Perché è come se dovesse tenere sotto controllo i vostri pensieri e mi verrebbe anche da dire i vostri atteggiamenti. Perché effettivamente qui ce n'è di paura, eh? Infatti, 9 di bastoni, asso di coppe, 8 di spade. Io credo che qui qualcuno abbia paura di innamorarsi, abbia paura di lasciarsi andare di nuovo, abbia paura di essere tradito, ferito di nuovo. Ed è un po' da lì che secondo me arriva questa paura di creare un'unione familiare un po' più stabile. Se per caso qui fosse il discorso che vi stanno proponendo di andare a convivere, ragazzi, qui vi dirò che il fante di bastoni potrebbe non essere una persona ma un atteggiamento e quindi è un invito a prendere la vita con entusiasmo, poco per volta, giorno dopo giorno, a vivere tutto come se fosse un'avventura e a vivere le cose alla luce del sole, mi viene da dire. Wow, è una bellissima lettura, amici della bilancia. Andiamo a vedere ancora una carta per questo cavaliere di spade. Perché qui si tratta di determinazione, la forza, infatti. Dovete solo scegliere di stare in questa relazione, decidere se provarci o no, fondamentalmente. Ragazzi, fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Allora, andiamo a vedere una di queste carte che sono degli oracoli che ho scritto io e sono oracoli che vanno a mettere, diciamo, in luce il lato d'ombra di questi 15 giorni, quello su cui potete lavorare, quello che potreste trasformare. Andiamo a vedere che carta vi tocca. Consapevolezza. Quindi siate consapevoli anche dei vostri pensieri, mi viene da dire, e delle azioni, di quello che lasciate indietro, di quelle che sono le illusioni, di quello da cui scappate, perché qui c'è proprio qualcuno che sta scappando da certe responsabilità familiari. Poi abbiamo disonestà e qui è quello che sento qui, nel senso che è come se qualcuno già a flirtare con una terza parte si senta disonesto. Ripeto, c'è un 6 di pentacoli, c'è la necessità di fare le cose fatte bene. E poi abbiamo incomprensione e questa potrebbe essere legata a questo 9 di spade che abbiamo qui e qui. Quindi il fatto di, diciamo, parlare in modo, innanzitutto non perdersi per i dettagli delle cose, perché è un po' come se ci fossero delle discussioni che servono a poco. E anche qui abbiamo un 5 di spade, quindi secondo me c'è, diciamo, qualche miglioramento che si può fare nel modo e in quello che si comunica all'altro, perché probabilmente è come se non fosse sulla stessa lunghezza d'onda a livello di chiacchiere, a livello mentale. Quindi è un po' come il consiglio è lavorate su quella cosa lì. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ascolto, ecco, infatti, e ve la metto qua vicino a incomprensione, perché secondo me qua si tratta di ascoltare l'altro con le parole che usa per esprimersi, i concetti, dal tipo di concetto che l'altro espone, voi capite il suo modo di pensare, quello che è importante per lui o per lei, quello su cui si focalizza, insomma. Questa carta io la sento anche associata all'ascolto di se stessi, però.
Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può scrivermi un'email oppure abbonarsi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!